Oggi ti parlo di luci economiche per far video su YouTube e nello specifico ti parlo di questa. Come ti dicevo nell'introduzione, oggi voglio parlarti di luci per fare video su YouTube, ma voglio parlarti di una luce super economica. Una luce che ho comprato in offerta su Amazon e che secondo me può essere interessante per tante persone che vogliono fare video su YouTube e hanno bisogno di una luce non professionale, non chissà quanto potente, ma in grado, tutto sommato, di essere utilizzata con soddisfazione nei video su YouTube. Ok, prima di entrare nel dettaglio ti voglio far vedere tutte le funzionalità di questa luce. Questo qui è il tasto di accensione. Ok, e la luce è accesa. Possiamo andare a variare quella che è la temperatura del colore, quindi adesso siamo 6008, quindi super freddissima, e possiamo scendere fino a 2008, che è una luce caldissima, quindi possiamo regolare la nostra temperatura. Io di solito ce l'ho a 5600 gradi Kelvin, che è la temperatura della luce solare. Qui abbiamo invece la potenza della lampada, perché abbiamo detto che è 60 watt, ma può arrivare da un minimo di, ovviamente, 1 ad un massimo di 100. Ok? Guarda quanto è potente la luce. Poi ancora, mettiamola a 50. Vabbè, 43. Abbiamo questa qui che è l'impostazione per spegnere la ventola. Ora in questo momento sono in silenzio, provo ad ascoltare la ventola. Non si sente quasi. Quando decidiamo di spegnere la ventola, la lampada si setta automaticamente al 30%. Quindi fino al 30% noi possiamo avere una lampada che è assolutamente silenziosa, quindi senza neanche un minimo di rumore. Quando saliamo su, anche a 31, aspetta, devo rimettere la lampada. Ok, quando saliamo a 31, da 31 in poi si riaccende la ventola. Dopodiché abbiamo temperature preimpostate, quindi partiamo da 0, quindi 25, 50, 75, 100, giusto per far più velocemente. E infine abbiamo gli effetti. Effetti che io non utilizzo mai, ma sono veramente tantissimi. Quindi abbiamo... Aspetta, com'era questo? Abbiamo tutti effetti di paparazzi, luce della candela, flash della macchina fotografica. Ne abbiamo veramente tantissimi. Io non li utilizzo, ovviamente. E quindi non so neanche raccontarteli benissimo, perché non li conosco neanche tutti, perché proprio non mi interessa. Questa qui è la nostra lampada. Ripremendo questo, la spegniamo. Ok, dopo aver visto tutte le funzionalità, voglio mostrarti questa luce. Guarda quanto è piccola. Sta nel palmo di una mano. È veramente minuscola. Ed è una luce di 60 watt. È una luce della Andoer o Andoer. E stavo cercando un po' di informazioni sul sito dell'Andoer o Andoer, ma devo dirti che è un sito veramente osceno, perché per esempio questa luce non c'è. E non ci sono tanti altri prodotti che invece si trovano anche su Amazon, quindi... Allora, io l'ho comprata su Amazon in offerta, quindi questo non è un video sponsorizzato, perché questo prodotto l'ho comprato da me e l'ho pagato una cinquantina d'euro. Adesso, visto che il prezzo è salito un pochino, ma sai, su Amazon i prezzi fluttuano, quindi se ti interessa, io l'ho pagato intorno ai 52 euro, forse una cosa del genere. Allora, il pannello posteriore l'hai già visto e ti ho fatto vedere tutte le funzionalità. Ora te la faccio anche vedere, ti faccio vedere come funziona. Quello che non hai visto è ciò che esce dalla confezione. Innanzitutto c'è l'alimentazione, non te la faccio vedere perché tra un po' la collego e te la mostro. C'è anche un'alimentazione a batteria, quindi molto comoda, perché tu puoi inserire al posto dell'alimentazione normale questa, e hai due classiche batterie della tipo Sony NPS, NFP. Le classiche batterie Sony, ti lascio il link in descrizione. Aspetta, vediamo se c'è scritto qui. Beh, se io ci vedessi magari dice F550, 750. Sono classiche batterie che le ha fatte la Sony, ma le hanno replicate tutti e vanno bene su qualsiasi tipo di luce, costano veramente pochissimo. Ok, questo. Dopodiché esce il telecomando, molto utile. Guarda il telecomando in proporzione, è più lungo il telecomando che la luce. È utilissimo perché riprende le stesse funzionalità che ti ho fatto vedere prima, quindi c'è l'accensione, c'è ovviamente un tastino per collegarlo Bluetooth, c'è la luminosità, c'è l'intensità, quindi da 0 a 100, e c'è la possibilità di spegnere le ventole, quindi di portare la luce al 30%,
e c'è la possibilità di vedere gli effetti. Quindi le stesse cose che tu trovi nel pannello posteriore le trovi anche qui. In più ci sono questi due, non lo rimetterò mai più, c'è questo che è in plastica, ovviamente non puoi aspettarti chissà cosa, però si aggancia in un attimo. Ora non voglio fare brutte figure, ma ehi, allora sono io impedito, non è che, ecco, guarda come andava fatto, sentito anche il tac. E così è una luce, ora te la faccio vedere, è una luce abbastanza diretta, anche se ingabbiata all'interno di questo cono. E poi c'è questo che si monta, anche questo ci vuole un attimo a montarlo, che serve appunto ad ammorbidire la luce. Quindi tutto questo giochino, poi esce questo, che è fondamentalmente che gli dà una serie di funzionalità, perché per esempio così la puoi tenere in mano, agganciargli il portabatterie qui. Guardate, le hanno pensate tutte questi della Andoer o Andoer, come si dice. Io non l'ho mai usato a batterie, ma com'è possibile? Sto vedendo una cosa, sai che è diverso l'attacco? No, non è diverso l'attacco, sono io un idiota. Non entra proprio benissimo. Ok. No, sono io che sono un idiota. Ecco fatto, quindi tu hai questo tipo di... non l'ho mai usata così perché tutto sommato io ce l'ho lì appesa. Ok, la porti in giro. Ok, e qui colleghi le batterie. E ovviamente puoi inclinare la luce come ti pare. Ok? Quindi veramente super super comoda. Tra l'altro, ecco, stavo notando che resta anche ferma, diventa quasi uno stativo, per cui se tu vuoi illuminare un oggetto, scusami, che c'è qui sulla tavola, lo puoi fare tranquillamente. Proviamo a staccarlo. Ok. C'era un tastino, non lo vedevo, ma è fatto, cioè, è tutto materiale super plasticoso che si incastra con forza, però per 50 euro, insomma, va benissimo così. Ora ti faccio vedere in azione questa luce. Anzi, prima di fartela vedere in azione ti racconto una cosa. Questa luce io la uso come luce di riempimento. C'è qui una luce principale, c'è lì un'altra luce secondaria e lì in fondo c'ho questa lucina piccolina che mi serve anche regolata al minimo per illuminare questa parte del mio corpo, della mia testa. In questo momento te la faccio vedere, quindi ti spengo queste altre luci e ti faccio vedere questa luce da sola. Ok, quindi prima attacchiamola all'alimentazione, ok, accendiamo il telecomando. Devo prima accenderla una volta, ok. Ok, perfetto. La prima volta va accesa con la spia e poi dopo c'hai il telecomando. Adesso ti spengo le altre luci, quindi ti spengo questa e ti spengo questa qui. Adesso oh mio Dio, c'è solo questa luce, però regoliamola prima a 5006 gradi Kelvin, che è la temperatura della luce solare, e abbassiamo ovviamente la luminosità, portiamola direttamente. Allora, così è al 30%. Diciamo che io la sto tenendo quindi a un braccio di distanza, guarda il 30%, non sto toccando le impostazioni della macchina fotografica. Quindi sono le stesse che avevo prima, 30% è veramente tanto. Proviamo a diminuirla ancora di più. Ok, aspetta, Siamo al 18, arriviamo, ok. In questo momento il 20%, quindi guarda come questa luce al 20% è molto forte, ma allo stesso modo morbida, perché questa cupola protettiva in silicone rende la luce più morbida. Quindi adesso io, scusami, sto cercando di non accecarmi perché è troppo vicina come luce, ed è solo al 20% e illumina ovviamente una piccola parte, come vedi non riesce, a meno che non la metto davanti, quindi sopra la fotocamera per esempio, riesce a più o meno al centro, considera qui sopra c'è l'asta col microfono, quindi riesce più o meno a prendermi tutto. Proviamo a togliere la cupola. È andata. Non la Dio. Adesso senza la cupoletta, diciamo che io non posso guardare la luce perché è fortissima, nonostante siamo adesso all'11%. Senza la cupoletta l'11%. Come vedi, senza la cupoletta la luce viene diffusa meno ed è più diretta, quindi se tu vuoi fare degli effetti, non lo so, un po'
particolari, no? Guarda quanto una luce del genere è drammatica. Poi ovviamente ti farò, se ti interessa l'argomento, ti farò anche un video su come posizionare le luci in modo da ottenere effetti particolari. Guarda questo ad esempio, no? Ora io non, mi sto vedendo nello schermo piccolino, però guarda questo come che effetto particolare, così come quello dall'alto, no? Sono tutti effetti che non ci servono per i video su YouTube, però sappiamo che ci sono, ok? Quindi volevo farti vedere questa luce. Provo a riaccendere le altre perché sennò perdo la vista. Ok, 1 e 2, ok. E spegniamo questa. Dio. Volevo farti vedere come funzionava proprio perché secondo me questa qui è una luce veramente interessante. Se io ti sconsiglio di utilizzarla come prima luce, nel senso che avere solo questa, è vero, 50 euro, 55 quello che costa, ok. Ma se puoi spendere qualcosina in più e arrivare, per carità, quasi al doppio, intorno ai 100 euro, puoi comprarti una luce un po' più grande. E soprattutto, questo è il difetto di questa luce, ha una resa cromatica di soltanto 90, quindi un CRI di 90. Le luci più serie hanno un CRI di 95-97. Che vuol dire? Vuol dire che la fedeltà cromatica, cioè questa luce quanto è fedele. 90, certo è 90 e non è 50, è 90, però le luci più serie arrivano fino a 97, 95, 96, 97. Le luci che io in studio sono queste, tra il 95 e il 97 come CRI. Questa qui è 90. Però che ti aspetti da 50 euro? Ok, quindi è un difetto? Sì, è un difetto in assoluto, in generale, ma non è un difetto per una luce che costa 50 euro così piccola. Ok? E veramente quando ho aperto la confezione, quando l'ho comprata e mi è arrivato, ho aperto la confezione, sono rimasto perché... Cioè, com'è possibile che una luce del genere... 60 watt, questa. Incredibile, incredibile. Comunque, ecco, io vado in chiusura di questo video. Volevo farti vedere come una luce del genere può essere, anche se economica, può essere utilizzata per far video su YouTube. Questa qui ovviamente la puoi montare su uno stativo. Io ti ho fatto vedere che l'ho montata su questo, ma questo a sua volta può essere montato su uno stativo oppure direttamente qui. Puoi montarla su qualsiasi tipo di stativo, in modo che puoi inclinarla, puoi orientarla come ti pare, non c'è nessun problema. La puoi mettere dovunque, su qualsiasi treppiedi, cavalletto, stativo, dovunque. Quindi ti dicevo, è una luce interessante, costa pochissimo, quindi probabilmente vale la pena di comprarla. Perché io l'ho comprata nonostante abbia luci molto più serie? Perché mi serviva un punto luce piccolino da mettere lì in fondo in modo che illuminasse questa parte del mio volto, del mio corpo, che adesso è meno illuminata. Basta, penso di averti raccontato tutto. Fammi sapere che cosa ne pensi di questa luce, fammi sapere se vuoi maggiori informazioni, se ti piace, se ti interessa. Io ti lascio ovviamente i link in descrizione. Fammi sapere se preferisci alternative o se tu conosci alternative. Oggi ce ne sono tantissime in realtà, perché le luci per fortuna si stanno miniaturizzando, stanno diventando sempre più piccoline. Diciamo, quelle professionali, anche piccoline, costano comunque tanto. Però io non comprerei mai, non mi affiderei troppo a queste luci piccoline perché non hanno l'attacco Bowens normale, quindi non gli puoi mettere softbox giganti. Immagina un softbox gigante qui, si spacca, no? Anche perché è tutta plastica. Perciò ha un mini attacco particolare, proprietario, dove ci puoi mettere una serie di cose. Va bene, basta, mi sono dilungato troppo. Fammi sapere se questo oggetto ti interessa o se i video sull'illuminazione ti interessano, perché ne sto programmando tanti. E basta, ci vediamo settimana prossima. Ciao!